L'isola del Diavolo è uno di quei luoghi che, anche senza avervi mai messo piede, evocano immediatamente un senso di inquietudine. Il nome stesso sembra parlare da sé. Un frammento di terra isolato nell'Atlantico, battuto dal vento e circondato da correnti impetuose, trasformato per decenni in uno dei simboli più spietati della repressione coloniale francese. Situata a largo della Guyana francese, l'isola è la più piccola e remota delle 3 isole della Salute, ma è anche quella che ha lasciato l'impronta più profonda nell'immaginario collettivo. Non soltanto un luogo geografico, ma un'intera costellazione di storie, sofferenze, ingiustizie e inevitabilmente leggende. Per oltre un secolo l'isola del Diavolo è stata sinonimo di isolamento totale. Qui venivano mandati i condannati ritenuti più pericolosi, ma soprattutto i prigionieri politici, coloro che le autorità coloniali volevano cancellare dalla società e dalla memoria pubblica. La presenza di Alfred Dreyfus, il più celebre dei deportati, trasformò questo isolotto in un punto nevralgico della storia francese. Un luogo che non apparteneva più soltanto alla geografia, ma al dibattito morale e politico dell'Europa dell'Ottocento e del Novecento. L'eco del suo caso contribuì a far percepire l'isola come un simbolo di ingiustizia istituzionalizzata, un teatro remoto in cui si consumavano drammi lontani dagli occhi del mondo. Eppure la storia ufficiale è solo una parte di ciò che rende l'isola del Diavolo così affascinante. L'isolamento, il clima ostile, le strutture corrose dal tempo e gli enormi vuoti di conoscenza lasciati dal passato hanno alimentato una fitta trama di racconti inquietanti. Testimonianze di guardiani, visitatori e antichi detenuti parlano di voci portate dal vento, ombre tra gli alberi, silenzi improvvisi e correnti marine percepite come forze ostili. Sono storie nate dal bisogno umano di dare un volto all'angoscia, di trasformare in figure e suoni ciò che la natura impone con brutalità silenziosa. Questo primo capitolo introduce dunque l'atmosfera che avvolge l'isola del Diavolo, un luogo dove la realtà storica e il mito si intrecciano, dove la verità documentata convive con il racconto popolare e dove ogni passo sembra risuonare dei segreti di coloro che vi furono dimenticati. È proprio questa ambivalenza, questa sovrapposizione tra dolore reale e mistero narrato, a rendere l'isola un soggetto tanto potente da continuare a inquietare e affascinare ancora oggi. Per comprendere l'identità dell'Isola del Diavolo è necessario partire dal suo contesto geografico. L'isola fa parte delle Isole della Salute, 3 piccoli isolotti situati a una quindicina di chilometri dalla costa della Guyana francese. Tra queste, l'Isola del Diavolo è la più remota e meno accessibile. Un frammento di roccia vulcanica circondato da acque irregolari e tuttora difficili da navigare. Nonostante le sue dimensioni ridotte, la sua conformazione naturale ha giocato un ruolo essenziale nella percezione e nella funzione che l'isola ha ricoperto nel sistema penale francese. La sua costa è frastagliata, composta da rocce nere levigate dall'umidità costante e da scogli che emergono come denti dall'oceano. Le correnti, tra le più pericolose dell'intera regione, si muovono in modo imprevedibile e formano vortici che possono trascinare al largo persino una imbarcazione robusta. Non sorprende che i detenuti la considerassero un ostacolo invalicabile alla fuga e che le leggende successive abbiano attribuito a queste acque una sorta di volontà propria, come se il mare proteggesse l'isola da chi tentava di abbandonarla. Il clima equatoriale rende l'ambiente ancora più ostile. L'umidità è quasi costante, le piogge improvvise e la luce del sole, quando penetra tra le nuvole, è accecante. Sull'isola queste condizioni si amplificano. La vegetazione cresce in modo disordinato, invadendo sentieri, mentre l'aria calda si mescola ai venti improvvisi che arrivano dall'oceano. Le tempeste tropicali, che possono abbattersi in pochi minuti, completano un quadro naturale che per i detenuti doveva apparire imperscrutabile e minaccioso.
La flora è composta da palme, liane e arbusti robusti, capaci di crescere ovunque trovino un minimo di terreno. Con il passare degli anni, molte delle strutture carcerarie sono state inghiottite da questa vegetazione. Muri avvolti dalle radici, tetti crollati nascosti sotto le foglie, passaggi ormai irriconoscibili. La natura, più che cancellare, sembra voler assorbire ciò che l'uomo ha costruito, trasformando l'isola in una sorta di archivio vivente del passato. Vista da Île Royale, l'isola del diavolo appare spesso avvolta da una leggera foschia, soprattutto al mattino o al tramonto. Questo effetto ottico, del tutto naturale, ha contribuito alla sua fama misteriosa. L'isola sembra emergere e scomparire, come se appartenesse a un'altra dimensione. È un passaggio in cui il confine tra reale e suggestivo si dissolve facilmente, creando un'atmosfera che prepara idealmente al resto della sua storia. Le origini della colonia penale della Guyana francese affondano nelle politiche dell'Ottocento, quando la Francia cercava soluzioni per ridurre il sovraffollamento delle proprie carceri e allo stesso tempo consolidare il controllo sui territori d'oltremare. Nel 1852, sotto Napoleone III, la Guyana fu scelta come luogo di deportazione. Una terra remota, malsana, difficile da raggiungere e ancora più difficile da lasciare. L'idea ufficiale era quella di rieducare i condannati attraverso il lavoro, ma nella pratica si rivelò un sistema di punizione estrema. Le isole della salute furono selezionate come centro nevralgico del complesso penale. Pur chiamate della salute, offrivano solo un'apparente protezione dalle malattie della terraferma. Ogni isola aveva una funzione specifica. Île Royale ospitava l'amministrazione e la maggior parte dei detenuti. Île Saint-Joseph era riservata al regime di isolamento più severo. L'isola del diavolo, invece, venne destinata ai prigionieri politici o considerati particolarmente pericolosi. Era il luogo dove il governo poteva far scomparire uomini scomodi lontano dagli occhi dell'opinione pubblica. Fin dall'inizio il sistema si rivelò inefficiente e disumano. Le dure condizioni climatiche, la mancanza di risorse e l'incapacità di organizzare un'economia autonoma fecero naufragare l'idea della colonia autosufficiente. La realtà fu molto diversa. I detenuti morivano in gran numero e il penitenziario divenne presto un simbolo della crudeltà coloniale. Malgrado ciò, il sistema venne mantenuto per decenni, sostenuto da un miscuglio di esigenze politiche, inerzia amministrativa e convinzioni punitive radicate. L'arrivo dei prigionieri avveniva dopo viaggi lunghi e debilitanti. Una volta raggiunte le isole, i detenuti venivano smistati in base alla categoria di reato. Coloro destinati all'isola del diavolo, spesso prigionieri politici, si trovavano catapultati in un microcosmo di isolamento quasi assoluto. Lì, più che in qualsiasi altro luogo dell'arcipelago, la natura contribuiva alla pena. Le correnti impedivano la fuga, la vegetazione limitava i movimenti e le distanze ridotte tra le isole rendevano i contatti rari e controllati. Con il tempo, la colonia penale divenne anche un simbolo politico. Ogni deportazione rafforzava l'idea di un sistema che non cercava la rieducazione, ma la rimozione. L'isola del diavolo, in particolare, entrò nell'immaginario francese come il punto estremo della punizione. Un luogo dove l'impero inviava ciò che desiderava dimenticare. Era il lato oscuro della modernità, una dimostrazione di quanto fosse facile trasformare la distanza geografica in distanza morale. La vita quotidiana dei detenuti sull'isola del diavolo era fatta di ritmi monotoni, privazioni continue e un isolamento che finiva per consumare lentamente corpo e mente. Ogni giornata iniziava all'alba con il conteggio dei prigionieri, un rituale rigido che ricordava loro la perdita di identità. Sull'isola non erano individui, ma numeri da sorvegliare. Poco dopo iniziavano le ore di lavoro forzato, spesso inutile e massacrante, destinato più a spezzare la volontà che a costruire qualcosa di duraturo. Le condizioni igieniche erano terribili. L'acqua potabile dipendeva dalle cisterne riempite dalla pioggia.
ed era spesso contaminata. Le malattie tropicali, malaria, dissenteria, febbre gialla, erano una costante, così come le infezioni causate dalle ferite non curate. Il cibo, sempre scarso e monotono, consisteva in riso scadente, farine rovinate dall'umidità e qualche porzione di pesce o carne in condizioni discutibili. La malnutrizione indeboliva i detenuti, rendendo quasi impossibile sostenere il lavoro quotidiano. Ma il vero marchio della vita sull'Isola del Diavolo era l'isolamento. Poiché l'isola ospitava soprattutto prigionieri politici o considerati pericolosi, le comunicazioni tra i detenuti erano limitate al minimo. Parlare era proibito, avvicinarsi agli altri rischioso, e la sorveglianza costante impediva ogni forma di solidarietà. Le giornate scorrevano in un silenzio pesante, rotto solo dal rumore dell'oceano e dal vento che entrava tra le baracche. Le celle di isolamento rappresentavano l'aspetto più duro della detenzione. Piccole, buie e costantemente umide, trattenevano un freddo innaturale rispetto al clima esterno. Chi vi veniva rinchiuso trascorreva intere giornate senza luce, senza contatti umani, senza stimoli. Molti detenuti svilupparono disturbi nervosi, allucinazioni o una rassegnazione totale. Era una punizione progettata non solo per isolare, ma per annientare lentamente la mente. Nonostante tutto, alcuni prigionieri tentavano di mantenere un minimo senso di umanità. Incidevano parole sulle pareti, conservavano piccoli oggetti trovati nella foresta o ripetevano mentalmente poesie e preghiere. Gesti minuscoli, ma sufficienti a ricordare loro che non erano ancora completamente vinti. La vita quotidiana sull'isola era dunque un intreccio di fatica, sofferenza e silenzio. Un'esistenza ridotta all'essenziale, che trasformava ogni gesto in una battaglia contro la disperazione. Il nome dell'Isola del Diavolo è legato indissolubilmente a quello di Alfred Dreyfus, protagonista di uno dei più celebri errori giudiziari della storia francese. La sua deportazione trasformò l'isola da semplice avamposto penale a simbolo internazionale di ingiustizia e discriminazione. Nel 1894 Dreyfus, capitano dell'esercito ebreo di origine alsaziana, fu accusato ingiustamente di aver passato informazioni segrete alla Germania. L'accusa si basava su prove fragili e, come si scoprì in seguito, su documenti falsificati. Il processo, fortemente influenzato dall'antisemitismo del tempo, si concluse con una condanna esemplare: degradazione pubblica e deportazione perpetua. Nel 1895 Dreyfus fu inviato sull'Isola del Diavolo, dove venne sottoposto a condizioni eccezionalmente dure. Poiché le autorità temevano un tentativo di liberazione, fu sorvegliato giorno e notte. La sua baracca era isolata dalle altre strutture e ogni contatto umano era rigidamente controllato. In alcuni periodi le guardie avevano l'ordine di non rivolgergli nemmeno la parola. L'isolamento assoluto diventò il tratto dominante della sua prigionia. Dreyfus trascorse 4 anni sull'isola, immerso in una solitudine opprimente. Il rumore incessante del mare, il vento che scuoteva la sua baracca e il clima soffocante contribuivano a creare un ambiente psicologicamente devastante. Le sue condizioni fisiche peggiorarono rapidamente. Soffriva di febbri, dolori articolari, perdita di peso e un crescente senso di abbandono. Le poche lettere che riusciva a inviare venivano spesso censurate o trattenute, alimentando il suo senso di invisibilità. Nel frattempo, in Francia, la sua vicenda cominciava a scuotere l'opinione pubblica. Giornalisti e intellettuali denunciarono l'ingiustizia della condanna. Il caso esplose definitivamente quando Émile Zola pubblicò il famoso articolo J'accuse, accusando apertamente l'esercito di aver costruito un processo basato su menzogne e pregiudizi. La Francia si divise, ma la pressione crescente portò infine alla revisione del processo. Nel 1899 Dreyfus fu trasferito in patria per un nuovo giudizio. La sua completa riabilitazione arrivò nel 1906. Anche se fu reintegrato nell'esercito, le ferite dell'isolamento sull'isola non si cancellarono mai del tutto.
La sua esperienza rese l'isola del diavolo un simbolo potente di ciò che accade quando la giustizia viene travolta dal pregiudizio. Da allora il nome dell'isola non evoca soltanto l'idea di un penitenziario remoto, ma il ricordo di una coscienza nazionale messa alla prova. Tentare la fuga dall'isola del diavolo significava mettersi contro la natura, la sorveglianza e il proprio stesso corpo. Eppure, per molti le tenuti rappresentò l'unica speranza, anche quando era evidente che le probabilità di sopravvivenza erano quasi nulle. L'oceano che circonda l'arcipelago era il primo e forse il più spietato dei nemici. Le correnti sono tra le più pericolose della regione, capaci di trascinare via in pochi minuti anche un buon nuotatore. Gli stessi guardiani temevano quelle acque, tanto che gli spostamenti ufficiali tra le isole avvenivano solo in condizioni meteorologiche favorevoli. I detenuti si trovavano privi di materiali adeguati per costruire imbarcazioni. Le zattere improvvisate, realizzate con tronchi legati con liane o pezzi di legno recuperati dalle rovine, si disgregavano rapidamente una volta in mare. Ciò nonostante, alcuni tentarono comunque la fuga, spesso sfruttando tempeste improvvise o momenti di confusione tra le guardie. Molti di questi tentativi si conclusero tragicamente. Corpi trascinati via dalle onde, assorbiti dallo spazio immenso dell'Atlantico. Tra le fughe più note, una delle più celebri riguarda un detenuto che riuscì a rubare una barca durante un temporale. Raggiunse il mare aperto, ma scomparve poco dopo, inghiottito dalle onde. Il suo corpo non fu mai ritrovato, alimentando leggende su un prigioniero che sarebbe riuscito a raggiungere la costa, o, secondo versioni più oscure, su uno spirito che vagherebbe ancora tra le acque dell'arcipelago. Un altro episodio riguarda un piccolo gruppo di detenuti che, dopo settimane di lavoro segreto, costruì una zattera insolitamente resistente. Riuscirono a metterla in mare e per ore furono visibili da Île Royale, spinti avanti e indietro dalle correnti. Poi sparirono all'orizzonte. Anni dopo, frammenti compatibili con la loro imbarcazione furono trovati lungo la costa brasiliana. Questo alimentò storie di una fuga miracolosa, una delle pochissime forse davvero riuscite. La maggior parte dei tentativi, tuttavia, finiva prima ancora di cominciare. Le guardie vigilavano costantemente e chi veniva scoperto a preparare strumenti di fuga subiva duri regimi disciplinari. Nonostante ciò, l'idea stessa della fuga rimaneva fondamentale. Per molti detenuti era l'unico modo per resistere alla disperazione. Un atto simbolico che, anche se falliva, restituiva almeno per un momento la sensazione di non essere completamente prigionieri. Il declino della colonia penale della Guyana fu un processo lento ma inevitabile. Già all'inizio del XX secolo il sistema appariva antiquato, inefficiente e moralmente insostenibile. Le motivazioni ufficiali, rieducazione, colonizzazione, utilità economica, erano ormai smentite dai fatti. Le isole non producevano nulla di significativo. La mortalità tra i detenuti era altissima e la gestione della struttura costava alla Francia più di quanto rendesse. La colonia penale era diventata, agli occhi di molti, un simbolo di fallimento politico e umano. Un elemento decisivo nel declino fu la crescente pressione dell'opinione pubblica. Reportage, testimonianze, resoconti di ispettori denunciavano condizioni disumane, malattie diffuse e abusi sistematici. Dopo l'affaire Dreyfus, l'isola del diavolo acquisì un'aura di vergogna internazionale. Quel minuscolo scoglio era diventato il simbolo di un sistema punitivo irragionevole e in contrasto con i principi moderni di giustizia. Anche la comunità internazionale iniziò a criticare apertamente la colonia penale, considerando inaccettabile un modello che apparteneva ormai al passato. Nel corso degli anni 40 e 50, i cambiamenti politici e culturali della Francia portarono a una revisione generale del sistema penale. La deportazione venne progressivamente abolita e il numero di nuovi detenuti assegnati alla Guyana diminuì drasticamente. Quando il flusso si ridusse quasi a zero, mantenere in vita le strutture carcerarie dell'arcipelago divenne privo di senso. Nel 1953 arrivò la decisione finale. La colonia penale delle Isole della Salute
venne chiusa definitivamente. La chiusura non segnò solo la fine di un sistema punitivo, ma anche l'inizio di una trasformazione fisica del luogo. Le isole abbandonate a se stesse vennero rapidamente inghiottite dalla vegetazione. Le strutture crollarono, le celle furono invase da radici e rami, i corridoi sparirono sotto strati di foglie. L'isola del diavolo rimase a lungo inaccessibile, considerata troppo pericolosa per essere visitata. Le altre 2 isole, invece, furono progressivamente aperte al pubblico, diventando luoghi di memoria e riflessione più che di semplice esplorazione. La fine della colonia penale rappresentò anche una presa di coscienza. L'idea che la sofferenza potesse essere uno strumento legittimo di giustizia era ormai superata. L'isola del diavolo e le sue sorelle rimasero come monito del passato, testimonianza silenziosa di un'epoca in cui la punizione aveva superato spesso il limite dell'umanità. La storia dell'Isola del Diavolo non è fatta soltanto di documenti ufficiali, testimonianze e fatti verificabili. Intorno a questo minuscolo scoglio, la cui realtà era già di per sé drammatica e brutale, nel corso dei decenni si è stratificato un immenso patrimonio di racconti, superstizioni e fenomeni misteriosi. La combinazione di isolamento estremo, dolore umano e natura selvaggia ha generato un terreno fertile per la nascita di leggende che ancora oggi affascinano chi visita le isole della salute. Alcune di queste storie nascono dalla paura, altre dalla suggestione, altre ancora dall'impossibilità di spiegare ciò che avveniva in un ambiente così impenetrabile. Ma tutte, in un modo o nell'altro, contribuiscono a definire l'aura inquietante dell'isola. Tra le leggende più diffuse c'è quella dell'isola che sussurra. Secondo molti visitatori e persino alcuni guardiani del passato, durante le notti ventose capita di udire suoni simili a lamenti, mormorii indistinti o voci che sembrano provenire dalla foresta o dalle rocce. Per i più razionali, si tratta semplicemente del vento che attraversa gli spazi stretti delle vecchie costruzioni e vibra contro le foglie delle palme. Tuttavia, l'eco che si produce tra le scogliere di basalto ha qualcosa di profondamente umano, come se riflettesse le sofferenze accumulate nel corso dei decenni. Per chi conosce la storia dei detenuti che vi morirono in solitudine, questi suoni diventano inquietanti richiami dal passato, capaci di far rivivere per un attimo ciò che si è tentato di dimenticare. Un'altra leggenda molto diffusa riguarda le ombre dei condannati. Alcuni raccontano di aver intravisto figure fugaci tra la vegetazione, sagome nere che sembrano muoversi silenziosamente lungo i sentieri abbandonati o vicino alle strutture in rovina. In un ambiente dove la luce tropicale crea contrasti netti e improvvisi, è facile che il gioco delle ombre produca illusioni ottiche. Eppure ciò non impedisce a molti di giurare di aver visto qualcosa. Alcune guide riferiscono che, soprattutto nelle ore che precedono il tramonto, le ombre degli alberi assumono forme sinistre, come se imitassero posture umane. Un effetto naturale, sì, ma carico di significato in un luogo impregnato di memoria dolorosa. L'oceano attorno all'Isola del Diavolo ha sempre esercitato un fascino ambiguo. Per i prigionieri rappresentava al tempo stesso una promessa di libertà e una condanna certa. Le correnti violente che trascinano tutto ciò che entra nel loro dominio furono interpretate dai detenuti come una sorta di volontà ostile della natura. Secondo le leggende, il mare sceglieva chi poteva sopravvivere e chi no. Molti raccontavano che l'oceano fosse abitato da spiriti vendicativi o anime degli uomini morti durante i tentativi di fuga. Le storie dei corpi mai ritrovati rafforzavano questa credenza, alimentando un'immagine del mare come guardiano dell'isola, un'entità viva che difendeva il penitenziario meglio di qualunque muro o guardia armata. Tra i fenomeni più inquietanti riportati dai visitatori contemporanei c'è quello delle notti di silenzio totale. Chi dorme su Île Royale, poco distante dall'Isola del Diavolo, racconta che quest'ultima appare spesso immersa in un silenzio innaturale, quasi che il vento stesso evitasse quell'isolotto. In alcune notti il rumore dell'oceano sembra attenuarsi proprio in direzione dell'Isola del Diavolo, creando una sensazione di sospensione irreale. Gli esperti spiegano che ciò avviene a causa della conformazione delle rocce e della vegetazione, che assorbono il suono in modo particolare.
Ma per chi osserva l'isola nel buio, immobile come una sentinella nel mare, l'effetto è sinistro, come se un velo insonoro la proteggesse dal mondo esterno. Le vecchie celle dell'Isola del Diavolo, costruite in pietra e quasi completamente prive di luce, sono spesso descritte come inspiegabilmente fredde. Alcuni visitatori raccontano di aver provato brividi intensi una volta entrati, come se la temperatura crollasse improvvisamente. In realtà queste strutture trattengono l'umidità e non ricevono la luce diretta del sole, creando un microclima diverso dal resto dell'isola. Ma l'effetto psicologico è potente. Il contrasto tra il caldo soffocante all'esterno e la penombra fresca all'interno suscita impressioni profonde, spesso interpretate come la presenza di un'energia residua, un'impronta delle vite spezzate tra quelle mura. Una delle leggende più raccontate narra di un prigioniero fuggito di cui non fu mai ritrovato il corpo. La storia varia a seconda del narratore, ma il nocciolo rimane lo stesso. Un detenuto, dopo aver tentato la fuga, sarebbe morto in mare e il suo spirito sarebbe tornato sull'isola incapace di trovare pace. Alcuni sostengono che il suo volto appaia talvolta tra la vegetazione, altri giurano di averlo sentito camminare tra le baracche durante le ore più buie della notte. È una storia che nasce dal desiderio umano di dare un volto a ciò che non si comprende, un modo per spiegare le sparizioni, per colmare il vuoto lasciato dai molti uomini inghiottiti dall'oceano. Le leggende dell'Isola del Diavolo non sono semplici racconti di paura, sono strumenti attraverso cui si elabora un passato traumatico. In un luogo dove il dolore è stato accumulato per decenni, l'immaginazione trova facilmente spazio per trasformare suoni naturali in lamenti, ombre in presenze, correnti in entità ostili. Il confine tra realtà e mito, qui più che altrove, è estremamente sottile. Le storie non cercano tanto di spiegare quanto di dare un senso. L'isola stessa sembra accogliere questi racconti come se ne avesse bisogno per continuare a esistere nella memoria collettiva. Oggi l'Isola del Diavolo non è più un luogo di punizione, ma un punto di osservazione privilegiato sulla storia coloniale francese. Nonostante la sua fama, l'isola resta inaccessibile per motivi di sicurezza. Le correnti che la circondano sono ancora troppo pericolose. La maggior parte dei visitatori raggiunge invece la vicina Île Royale, da cui è possibile osservare l'Isola del Diavolo come una massa verde sospesa sull'oceano, spesso avvolta da una foschia che ne accentua l'aura misteriosa. Su Île Royale si trovano oggi strutture restaurate, piccoli musei e percorsi guidati che raccontano la vita dei detenuti e il funzionamento della colonia penale. Le rovine, celle, magazzini, cucine, tratti di muro sono state preservate quanto basta per offrire una testimonianza tangibile del passato, senza trasformarle in scenografie artificiali. Camminando tra questi resti è facile percepire il contrasto tra il rigoglio della vegetazione tropicale e la durezza della storia che vi si è consumata. Il turismo ha un ruolo importante, ma richiede equilibrio. Da un lato permette di finanziare iniziative di conservazione e di mantenere viva la memoria del luogo. Dall'altro rischia di trasformare un sito di sofferenza in una semplice curiosità esotica. Le guide locali svolgono un lavoro fondamentale nel favorire un approccio rispettoso. Raccontano la storia dei detenuti, spiegano le condizioni in cui vivevano e invitano a riflettere sulle responsabilità storiche dell'epoca coloniale. Una presenza sorprendente a pochi chilometri dall'arcipelago è quella della base spaziale europea di Kourou. Da qui partono razzi diretti verso l'orbita terrestre, creando un contrasto netto tra il passato di sofferenza delle isole e il presente proiettato verso il futuro. Questa vicinanza simbolica rafforza la percezione dell'arcipelago come luogo di transizione, da prigione dimenticata a punto di incontro tra memoria storica e progresso tecnologico. Nonostante tutto, l'Isola del Diavolo conserva un alone enigmatico. Osservarla da lontano significa percepire la forza di un luogo che, pur silenzioso, continua a comunicare attraverso ciò che resta delle sue pietre e della sua natura. Oggi il compito delle istituzioni e dei visitatori è quello di preservare questo equilibrio affinché l'isola non venga ridotta a semplice attrazione, ma rimanga un luogo di memoria autentica.
L'isola del diavolo continua a esercitare un fascino inquietante perché rappresenta un luogo in cui storia, natura e memoria si intrecciano in modo indissolubile. Nonostante le dimensioni ridotte e il suo stato attuale di completo abbandono, l'isola conserva una presenza emotiva fortissima. Ciò che inquieta non è soltanto ciò che vi accadde, ma l'atmosfera che il luogo continua a emanare. Un misto di silenzio, isolamento e ricordi rimasti sospesi. Una delle ragioni principali di questo effetto riguarda il ruolo storico dell'isola. L'isola del diavolo fu per decenni il punto più estremo del sistema penale francese, un luogo dove venivano mandati coloro che si voleva eliminare dalla vita pubblica. La sofferenza accumulata, la mortalità elevata e l'ingiustizia di molte condanne, come quella di Alfred Dreyfus, hanno lasciato un'impronta profonda. Camminare vicino all'isola, osservarla da lontano, significa confrontarsi con un passato in cui la punizione era sinonimo di annientamento. Anche la geografia contribuisce alla sua fama sinistra. Circondata da correnti fortissime e difficili da prevedere, l'isola appare naturalmente difesa, come se l'oceano stesso volesse impedirne l'uscita o l'ingresso. La vegetazione fitta, le rocce scure e l'assenza di costruzioni moderne ne accentuano l'aspetto selvaggio. È un luogo che sembra rifiutare la presenza umana, un frammento di mondo rimasto intatto e ostile. Le leggende nate nel corso degli anni aggiungono un altro strato di inquietudine. Racconti di voci portate dal vento, di ombre che attraversano la foresta, di cellule fredde e mai del tutto silenziose. Contribuiscono a creare un immaginario in cui la sofferenza del passato sembra ancora percepibile. Anche se spiegabili scientificamente, questi fenomeni acquistano un altro significato se collegati alle storie dei prigionieri che vi vissero e morirono. Infine, ciò che colpisce dell'Isola del Diavolo è il silenzio. Un silenzio che non rassicura, ma invita a una riflessione profonda. In esso sembra riecheggiare la memoria di chi non trovò mai giustizia o redenzione. È questo silenzio, più di ogni racconto, a rendere l'isola un luogo che inquieta. Non un semplice sito storico, ma uno spazio dove il passato sembra ancora presente, vivo, in attesa di essere ascoltato. L'isola del diavolo, nel suo silenzio ostinato, continua a rappresentare uno dei luoghi più emblematici della storia penale e coloniale francese. Nel corso di oltre un secolo, questo piccolo frammento di terra è stato teatro di sofferenze, ingiustizie e solitudini che hanno lasciato un'eco ancora percepibile. Oggi, quando lo si osserva dalla vicina Île Royale e lo si studia attraverso testimonianze e documenti, appare evidente come l'isola sia molto più di un luogo geografico. È un simbolo del rapporto complesso tra giustizia, potere e memoria. Raccontarne la storia significa attraversare paesaggi fisici e mentali. Da un lato c'è la geografia, con le sue correnti violente, le rocce scure e la natura che ha inghiottito ciò che restava del penitenziario. Dall'altro ci sono le storie dei prigionieri, quelle documentate e quelle lasciate all'immaginazione, che conferiscono all'isola una dimensione emotiva impossibile da ignorare. Le vicende di uomini come Alfred Dreyfus hanno trasformato questo luogo remoto in un simbolo universale delle ingiustizie di Stato, ricordando come il potere possa distorcere la verità e cancellare le persone dalla società. Le leggende e i fenomeni inquietanti non sono un semplice ornamento narrativo, rappresentano il modo con cui la memoria popolare ha cercato di dare voce a ciò che non è stato registrato nei documenti ufficiali. Il vento che sembra parlare, le ombre che attraversano la vegetazione, il silenzio che avvolge l'isola, tutti questi elementi rappresentano una rielaborazione collettiva della sofferenza, un modo per far sopravvivere ciò che altrimenti sarebbe scomparso. Oggi il compito delle istituzioni e dei visitatori è quello di mantenere vivo questo equilibrio fragile tra memoria e rispetto. L'isola del diavolo non può essere ridotta a semplice curiosità turistica, è un luogo di monito, un promemoria di ciò che accade quando la giustizia diventa punizione cieca e l'umanità viene sacrificata in nome dell'autorità. Allo stesso tempo è anche uno spazio naturale di grande bellezza dove la vita ha continuato a prendere forma nonostante le tragedie del passato. In conclusione, l'isola del diavolo resta un simbolo complesso e potentissimo, un luogo in cui storia, mito e memoria convivono, ricordandoci che il passato non svanisce mai del tutto, rimane nei paesaggi,
nei silenzi, nelle storie che continuano a essere raccontate.